Coppa d'Africa, Onana, Mané e Salah con uno sguardo verso Inter-Liverpool. Ne parliamo oggi con Matteo Nava, che intanto saluto. Ciao Matteo, grazie per essere qui. Ciao, grazie a te. Allora, Matteo ha seguito per intero la Coppa d'Africa per la Gazzetta dello Sport e allora io partirei, Matteo, chiedendoti che tipo di Coppa d'Africa è stata, a che livello si è giocato, insomma, a livello competitivo. Ma diciamo che è stata una Coppa d'Africa che ha un po' sbaragliato i pronostici di chi, diciamo, da europeo se la voleva guardare. Nel senso che non è stata una Coppa d'Africa in cui hanno brillato solo le stelle e hanno dominato sulle nazionali minori. È stata una Coppa d'Africa dove anche le squadre un po' più piccole hanno dato molto filo da torcere alle nazionali più preparate. Abbiamo visto il Ghana uscire clamorosamente subito, la Nigeria si è fatto sorprendere, insomma, è stata una Coppa d'Africa, devo dire, divertente, al di là poi delle cose più curiose che sono successe soprattutto all'inizio, però insomma anche imprevedibile a tratti, poi ovviamente alla fine ci arriva chi è più attrezzato, però è stata una bella Coppa d'Africa. Esatto, allora siamo su Passione Inter, ti farei una domanda, ecco, su un prossimo nerazzurro che è Andrea Onana, che vestirà i panni del prossimo portiere dell'Inter a partire dal 1° luglio. E allora ti chiedo che Coppa d'Africa ha giocato Onana? Abbiamo visto, diciamo, rendimenti altissimi, ma anche bassi tra, diciamo, qualche papera, se vogliamo definirla così. E quindi ti chiedo il suo rendimento, ecco, in queste partite di Coppa d'Africa. Allora, secondo me la parola giusta è sfortunato, perché è Ok. stata una Coppa d'Africa un po' sfortunata, ha avuto queste due partite, tra l'altro entrambe con il Burkina Faso, cioè quella all'esordio e quella poi la finale per il terzo o quarto posto in cui è incappato in un paio di errori, insomma, forse più grosso è stato quello della finale terzo o quarto posto in cui ha valutato male quel cross di Cabo e poi la palla è finita in porta. Ehm, allora, sicuramente non si giudica da questo un portiere. Onana è un ottimo portiere e l'ha fatto vedere anche nel resto della Coppa d'Africa, in realtà anche nel resto delle partite stesse, perché poi col Burkina Faso, al di là di queste incertezze, non ha giocato una brutta partita. Certo, sono errori che un tifoso dell'Inter spera di non vedere, però credo anche che siano più problemi di concentrazione quasi, cioè un discorso è avere dei difensori che sono quelli del Camerun, che magari conosci perché si riconosci in nazionale, ma insomma, magari cambiano con tutti i problemi che ci sono stati anche per il Covid. Un altro discorso è avere in difesa De Vrij, Bastoni, Skriniar, Mm. sicuramente un portiere che ha da migliorare, fisicamente è quasi al top, probabilmente deve fare ancora il salto che porta dall'Ajax all'Inter. La Coppa d'Africa è stata in generale forse da 6, possiamo dire, perché poi se giochi 4-5 partite bene e 2 però male, insomma, certo, non si può dare forse più di 6, 6 e mezzo, ecco. Ecco, chiarissimo. Allora, appunto, volevo chiederti se le incertezze che ha avuto è possibile imputarle anche magari a un livello di concentrazione, visto la lunga squalifica e visto che negli ultimi mesi praticamente ha visto pochissimo il campo appunto per la squalifica. Beh, non è da escludere, nel senso che il motivo Mm. probabilmente non è solo quello, però insomma una persona, un giocatore, un professionista che non è abituato a stare in campo in una partita comunque importante, perché non dimentichiamo che il Camerun giocava davanti al proprio pubblico, quindi le aspettative erano alte, quello può contare, insomma, se uno è abituato a giocare tutte le settimane in un clima di partita dove la tensione non è quella dell'allenamento, forse certi errori li evita. Diciamo che in parte può essere assolutamente legata a questa cosa qua, assolutamente. E tu, diciamo che l'hai visto da vicino in queste partite, che tipo di ruolo ha Onana nella sua nazionale? Cioè è un leader riconosciuto dagli altri, in termini di leadership, ecco, che ruolo riveste Onana nella nazionale camerunese? Ma sicuramente, come accade spesso nelle nazionali che non sono, diciamo, le 5, 6, 7 top al mondo, i giocatori che hanno più esperienza a livello internazionale e europeo sono quelli comunque, volenti o nolenti, diciamo che sono comunque il punto di riferimento per tutta la squadra. Sì. Onana non era il leader assoluto, perché abbiamo visto che c'era Boubacar, capitano, anima, capocannoniere e tutto il resto che aveva il suo ruolo. Sicuramente a livello difensivo lui aveva il suo peso per tutto il reparto,
come lo devono avere i portieri, a maggior ragione se è uno che gioca nell'Ajax, ehm, forse non era probabilmente il leader di tutta la squadra. Mm. Però questo insomma vuol dire che è comunque un giocatore che è abituato a dare una certa impronta anche alla difesa, anche all'Ajax alla fine è una squadra dove spesso ti trovi difensori di 18 anni. Quindi questo sicuramente è una dote che può avere, sicuramente la deve migliorare perché poi farlo all'Inter è un altro discorso, insomma. Certo. Ecco, hai, diciamo, saputo riconoscere chiaramente dei punti di forza invece se ha dei punti deboli Onana? Ma se per esempio l'atletismo è un suo grosso punto di forza, la concentrazione lo può essere, perché anche questo, Mm. non so come dire, se giochi nell'Ajax in Eredivisie hai praticamente l'80% delle partite che quasi sei inoperoso, quindi magari devi stare attento in una o due occasioni. Non è così quando giochi in un campionato come la Serie A, dove anche la squadra di mezza classifica ha un attaccante che può fare 15 gol all'anno. Quindi su questo sicuramente deve lavorare. Non è indicativo l'errore fatto col Burkina Faso o qualche incertezza qua e Mhm. là, ma comunque è sicuramente una prova che lui non ha mai fatto, perché giocando all'Ajax viene più facile poi magari concentrarsi per una partita di Champions League che sono 5, 6, 7, 8 all'anno. Concentrarsi ogni settimana sicuramente quello serve, ma è una crescita anche proprio di un professionista qualsiasi, importa per un portiere a maggior ragione, perché come abbiamo visto poi un errore pesa il doppio poi quando lo fai. Forse sì, questa cosa, questo livello mentale, ma insomma, probabilmente si vedrà anche man mano facendo la preparazione, gli allenamenti, le prime Certo. partite. Magari può anche essere che basta un ambientamento e poi a posto, insomma, non è detto che sia un punto negativo, sicuramente è una cosa da verificare. E invece, spostandoci su chi appunto è arrivato in finale, a differenza di Onana, sui, diciamo, i due protagonisti della finale, ma direi anche dell'intera competizione della Coppa d'Africa, ossia da una parte Mohamed Salah e dall'altra Sadio Mané, ti chiederei prima di tutto, i numeri parlano chiaro della loro Coppa d'Africa, però ti chiederei appunto il rendimento dei due giocatori del Liverpool, ecco. Allora, hanno giocato in modo molto simile l'inizio della Coppa d'Africa, la fase a gironi. Sono due giocatori, forse adesso a memoria, probabilmente i due più forti della Coppa d'Africa, e i due tra i cinque, mettiamo sicuramente tra i cinque più forti della Coppa d'Africa, quindi le nazionali si aspettavano di appoggiarsi a loro, Mm. rispettivamente il Senegal per Mané e l'Egitto per Salah, si aspettavano di appoggiarsi a loro. Non sono andati bene i gironi iniziali, nel senso che sono passate entrambe le nazionali, ma il Senegal ha vinto la prima partita nel recupero con un gol di Mané su rigore e poi ha fatto 2-0-0. L'Egitto è passato anche lui zoppicando. Dalla fase a gironi in poi sicuramente meglio Mané. Mané è Mhm. riuscito a dialogare molto di più con i compagni, anche perché forse il Senegal ha anche un po' più di qualità rispetto all'Egitto. Invece l'Egitto con Salah, a parte quella partita col Marocco vinta ai supplementari, le altre ha fatto molta più fatica. Abbiamo visto che in finale sì, si appoggiava a Salah, ma era come dargli le chiavi e fai tutto tu. È chiaro che gli avversari sanno che Salah è forte e non è come gli altri. Quindi forse ci si poteva aspettare un po' di più, ma sai, non è un videogioco dove tu hai l'attaccante forte e Certo. fa tutto da solo. Mané ha fatto secondo me una buona Coppa d'Africa, migliorando, ed è quello che serve poi per i giocatori forti incidere quando il torneo è nelle fasi finali. Salah non ha fatto male perché comunque l'Egitto è arrivato in finale, però opaco forse è la parola giusta, non ha brillato come ci si poteva Mhm. aspettare. Ecco, sappiamo anche che l'Egitto ha fatto, adesso non ricordo il numero esatto, ma più di una volta i rigori, quindi ha giocato molti minuti, e quindi anche Salah, e proiettandoci verso Inter-Liverpool, diciamo che i tifosi nerazzurri un po' tutti guardavano, tra virgolette, con attenzione per non dire altro, le prestazioni di Mané e Salah, e Certo. quindi dell'Egitto e del Senegal. E, e quindi ti chiedo se il loro percorso, i minuti, scusami, giocati in campo, il fatto di essere arrivati in finale per Salah ed aver perso i rigori, quindi ha sicuramente un peso psicologico questo. Ne parlava l'altro giorno il Times dicendo che comunque di solito quando uno va a giocare un europeo, un mondiale, se va male ha comunque delle settimane per poter staccare anche mentalmente e poi ricominciare la stagione nel migliore dei modi. Quindi ti chiedo se da una parte magari i minuti in campo di Mané e dall'altra il peso psicologico di Salah, oltre ai minuti spesi per la Coppa d'Africa, possono influenzare quello che poi sarà l'ottavo di finale di Champions.
Allora, è una domanda non semplice, nel senso che Certo. possono influenzare? Sicuramente sì, potrebbe anche essere che non succeda così. Ehm, è una risposta un po' ovvia, però questo cosa vuol dire? Che sicuramente Mani magari torna con un entusiasmo diverso da quello di Salah, però probabilmente la cosa che più può incidere è le condizioni con le quali hanno Mm. giocato la Coppa d'Africa. Hanno fatto tutte le partite, hanno giocato con temperature a volte altissime, soprattutto all'inizio quando si giocava di più di pomeriggio, con tanta umidità, potrebbero tornare più stanchi. Va detto che forse comunque le squadre di Premier League, il Liverpool, sono abituate a giocare tantissimo, quindi magari è una cosa che è un po' nelle loro corde. Sì. Certo è che da questo momento loro si concentrano sul Liverpool e su tutti gli impegni che hanno. Magari Klopp con altri giocatori ha potuto lavorare in anticipo già in vista di alcune partite. Loro sicuramente fino alla finale hanno pensato al Senegal e all'Egitto. Mhm. Mentalmente e fisicamente sono due fattori che possono incidere. Detto questo, banalmente potrebbe anche essere che Salah non veda l'ora di riscattarsi sulla Champions League, quindi insomma è difficile da analizzare con così tanto anticipo. Poi considerando anche che comunque il Liverpool ha preso Luis Diaz a gennaio, Sì. Jota è rimasto, quindi comunque ecco, le risorse di sicuro non mancano. Allora io chiuderei proprio con un flash, Matteo, una curiosità, ecco, se in tutte queste partite d'Africa hai visto, potrebbe essere una domanda banale, ma se hai visto un talento che, ecco, che ha spiccato un po' in questa competizione? Guarda, ci sono stati dei giocatori che hanno brillato, magari di quelli che non ci si aspetta, no? Ce ne sono tanti di Mm. nomi. Nel Gabon ha fatto bene Allevina, che è un giocatore molto rapido, ma alla fine è lo stesso Abubakar, è un giocatore che noi conosciamo, ma è finito fuori dai radar importanti da tempo. Uno che mi ha impressionato, non parliamo di calcio a livello top, no? Però che mi Mm. ha impressionato è stato Mango del Malawi, che è un giocatore molto particolare e con tantissime qualità. Ha fatto un gol pazzesco nella fase di eliminazione diretta. Lui è quello che mi ha impressionato di più perché sinceramente non lo conoscevo e rispetto ad altri ha fatto davvero. Ecco, lui ha trascinato la sua nazionale, che sicuramente era molto, molto meno attrezzata di Senegal e Egitto. Perfetto, allora io Matteo ti ringrazio ancora una volta per la disponibilità e per le informazioni che ci hai dato e potete trovare tutti i riferimenti social di Matteo su account Twitter qui in descrizione e vi ricordo ecco di iscrivervi al canale e se volete supportare il nostro progetto c'è anche la possibilità di abbonarvi sempre qui sotto con il tastino e ancora una volta grazie Matteo. Grazie a te Alessio, grazie dell'invito.